Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi parleremo di questo amplificatore della Emerson che ho in mano ma che ora poso, come si dice in Toscana, perché è appeso, ci fa anche la rima. E niente, me l'hanno portato, è stato comprato diciamo così, chi l'ha preso l'ha sentito, però me l'ha portato da guardare, vuole vedere se dentro è originale, se ci posso fare qualcosa per vedere le caratteristiche, se rientra nelle specifiche della casa, se c'è da farci qualche taratura, qualche riparazione, però si è raccomandato, se c'è da farci delle riparazioni mi raccomando il meno che sia possibile, perché vorrei che fosse tutto originale e guardiamo ad accontentarlo. E niente, sicché come al solito proseguite nella visione di questo video e vedete quello che combino anche questa volta. Allora, come vi dicevo, questo è l'amplificatore che mi hanno portato, è un EA2000, un Emerson, e il mobile è parecchio rovinato. Diciamo la missione di oggi sarà quella di aprirlo, fargli tutte le tarature del caso. L'apparecchio è stato detto funzionante, me l'ha fatto sentire fra parentesi, funziona, però andrà visto se va fatto qualche taratura, controllo eventualmente dei condensatori se sono specifica e se l'apparecchio è specifica. Quello che si è raccomandato la persona che me l'ha portato è di cercare di mantenerlo più originale che sia possibile, perché diciamo non vorrebbe cambiare, lo vorrebbe lasciare originale, non vorrebbe cambiare troppa roba che non sia proprio assolutamente necessario di cambiare. Eventualmente questo ci aiuta che io ho un telaio di un apparecchio così mezzo smontato, ci sta che se qualcosa ci serve lo posso fortunatamente recuperare da lì, sicché questo è magari quando vi capita qualcosa prima di buttare via tenetelo lì che può servire sempre. Il mobile è parecchio rovinato, ci sono vari punti dove è rovinato, anche sopra questi graffi qui non so quello che è un suono falegname, io insomma, vedrò se mi riesce a farci qualcosa. E niente, praticamente io direi subito di aprirlo e vedere un attimino com'è dentro. Allora, l'apparecchio si presenta così, anche qua i piedini sono completamente cotti, e sicché anche questi qui andranno sostituiti praticamente. Li faccio vedere un attimo, sono veramente cotti. Eccoli qua, i piedini sono cotti, completamente rovinati, ma quello sarebbe il meno. E ora lo smontiamo. E questa è l'ultima vite. Come al solito tutte le viti le mettete in un barattolino per non perderle. E questo prima di aprirlo è il retro dell'apparecchio. Abbiamo gli ingressi ovviamente come tutti gli amplificatori del mondo, che sono questi, c'è 2 ingressi fono addirittura, e poi abbiamo le uscite degli altoparlanti che non sono con i clip rapidi, ma ci sono le vitine. C'è poi i fusibili a protezione dei 2 canali, delle 2 alimentazioni dei canali, e il fusibile diciamo generale, selettore del cambio tensione, perché questo andava anche in America, che 117 volt e 240 volt, e qui potete notare 2 piccole prese del tipo americano che uno poteva attaccarci altri apparecchi e accendere tutto direttamente dall'amplificatore. E ora lo smontiamo del tutto, gli leviamo la scatola di legno, lo giriamo e lo finiamo di aprire del tutto. Allora, qui si vede dal sopra. Intanto io li tolgo questo schermo qui fa capo, qui sotto ci troviamo la parte del preamplificatore. La costruzione è sempre molto diciamo manuale, con le cablature sempre con i fili come usava in quest'epoca. Questo qui è un amplificatore degli anni 70, a grandi linee trasformatore, ponte di diodi fatto con 4 diodi
Qui ci dovrebbe essere il condensatore, diciamo, di filtro, ma questo condensatore qui non c'ha nulla a che vedere. Questi qui fanno parte sempre come condensatori di alimentazione, mentre questi due qui sono i due condensatori di uscita, perché questo amplificatore qui è monotensione, non è alimentato tipo, che ne so, 30 più 30 volt a zero centrale, ma ha una tensione singola, sicché questi qui separano l'uscita. La parte preamplificatore, se detta, è questa. Qui ovviamente c'è la parte finale. Allora diamo un'occhiata un attimino più da vicino, vediamo se c'è, diciamo, dei problemi perlomeno che si possono vedere. In questa basetta, come avevo detto, ci sono dei condensatori che vanno a fare l'alimentazione delle varie basettine. Questo condensatore qui servirà per l'alimentazione principale dei finali. In questi due condensatori, prima dell'uscita, perché sono condensatori che separano l'uscita, vanno sono in serie all'altoparlante praticamente, andrà regolato la metà della tensione di alimentazione. Poi magari ci ritorniamo un attimino, guardo se trovo non ho lo schema di questo, ma se trovo qualcosa di simile. Allora, quello che vi volevo far vedere è questo condensatore qui che ci hanno montato, che ovviamente non si vede che non è il suo, proprio anche a occhio. L'hanno fissato con questa spugna in maniera che stesse lì in qualche maniera. Però questi qui, se vogliamo essere cattivi, erano quei condensatori che montavano, che ne so, nelle TV Indesit praticamente, in bianco e nero. Non so come sia finito qui. Comunque questo qui andrà cambiato, bisogna vedere se trovo se il suo è buono in quella scheda che avevo detto. Il ponte di diodi in questo, diciamo, amplificatore qui era fatto semplicemente da questi 4 diodi. Questo condensatore qui è montato sul secondario del trasformatore, sembra un elettrolitico ma non lo è un condensatore che non è polarizzato e regge fino a 600 volt, sicché serve come, diciamo, filtro. Poi ho notato anche questo ci deve essere nato, non deve essere mai stato attaccato questo filo qui. Comunque, diciamo, l'utilità di questo filo qui è che va nel trasformatore, non si vede ovviamente, ma ve lo dico io, vedete che questo qui era il filo nero e qui si intravede un filo nero, va dentro il trasformatore e all'interno del trasformatore c'è uno schermo praticamente fra un avvolgimento e l'altro. E questo filo che vi ho fatto vedere prima andrebbe collegato alla massa. Si vede che chi l'ha montato si è dimenticato di saldarlo. Poi vedo anche un'altra cosa che vediamo se riesco a inquadrarla meglio. Allora, qui vedete, si intravedono, eccoli qua, qui ci sono, questo è un canale, questo qui c'è, diciamo, l'NTC o quello che sia, insomma, che serve per sentire il calore della letta di dissipazione e poi regolare insieme con il trimmer la corrente di bias. Questi transistor sono, vediamo se riesco a leggerli, 2SC789, sono tutte e due 2SC789 perché questo amplificatore qui montava come finali 2 NPN, praticamente un po' come il Mark, la M50 che abbiamo visto di vecchietti, anche se la forma è diversa. Quello che stavo notando, anzi prima di farvi vedere quello che notavo a occhio, ve l'ho già spiegato nell'altro amplificatore sempre della Emerson che ho restaurato. Qui abbiamo questo trimmer che servirà per regolare a metà la tensione di alimentazione sui due finali, e poi abbiamo, qui si vede male, quest'altro trimmer messo in questa maniera qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. Opla. Quest'altro trimmer che servirà per la corrente di bias. Allora, quello che stavo notando, vedete, ecco, questi sono i 3 transistor, sono 4 in realtà, però se le vedete, questi qui è lucido, qui è lucido, cioè praticamente il corpo del transistor è lucido, la scritta è bianca, molto ben visibile. Se io sposto e vado qua,
Come vedete qui mi sembra a occhio che ci sia un intruso, poi magari guardo se riesco a inquadrarlo da vicino, perché il corpo qui è scuro, la scritta non si vede, questo qui sembra un transistor che sia stato, diciamo, sostituito. E a occhio e croce non sembrerebbe nemmeno dello stesso tipo. Vediamo se riesco a inquadrare meglio. Allora, si è detto che questo transistor qui principale, il suo è un 2SC 789. Questo qua non si legge, vediamo se riesco in qualche maniera a vederlo. Mi sembra a occhio che sia un BD 535. Vediamo se riesco a tenere fermo il... Ecco, ora si tiene fermo, mi sembra sia un BD 535. Ora, onestamente, vado a mente, il BD 535 ha caratteristiche simili al 2SC 789 e va anche, diciamo, andrebbe anche bene se uno non ce l'ha, ma la domanda è: se si è bruciato questo, perché non è cambiato la coppia? Te riparatore maldito, come direbbero i messicani. Allora facciamo una cosa, la prima cosa da fare prima di metterci a fare le tarature, e intanto trovo anche uno schema, è smontare questi componenti qui, sia smontare questo transistor, smontare il condensatore, e vediamo un attimino dove si va a cascare. Allora, dato che non ho voglia di smontare, diciamo, tutta la basetta e praticamente devo solo togliere quel transistor lì, userò questa serie di chiavine che avevo comprato, che ero ragazzino, funziona ancora, ci sono tutte, non sono chiaramente chiavi per smontare un'automobile, ma per smontare le vitine da 3MA vanno più che bene. Come vedete cominciano ad essere anche mezze arrugginite, però insomma mi hanno fatto comodo, l'avrò comprata e avrò avuto 12-13 anni, sicché insomma, ora che no, 66, il suo lavoro lo stanno facendo. Ecco, svitato, c'è in questo apparecchietto c'è l'anellino, perché questo cilindretto che poi va a stringere il transistor, e ora lo dissaldiamo. Ora, una cosa importante è che quello che faccio è fatto, diciamo, tutto in diretta. Infatti ho avuto un commento, dice: che strazio i tuoi video, perché non ti fai uno storyboard? Ma se faccio la riparazione in diretta, come faccio a farmi lo storyboard? Dovrei sapere in partenza quello che ho da fare, non è come vende una camicia, insomma. Comunque dissaldiamo il transistor. È già cascato, l'ho sentito cadere. È cascata anche la vitina, non ci voleva, perché c'è dietro c'è, eccolo qua, transistor tolto, perché dietro c'è la rondellina isolante, il passantino fortunatamente è rimasto. Guardiamo che transistor è, se ci avevo indovinato. Eccolo qui, infatti si leggeva abbastanza bene prima, ora si legge meglio, un BD 535, e dobbiamo invece trovare l'originale smontato di là. Ora smonto il condensatore. Il condensatore si fa prima, perché basta sganciare questo, poi mi sembra che sia stato fissato, ma in qualche maniera è venuto via. Allora, questo è un condensatore, oltretutto, vabbè, 63 volts va bene, ma 1000 microfarad è poco. Io, se non mi sbaglio, in un apparecchio di questo genere qui ci montavano o 2200 o 3300 microfarad. Comunque lo smonto dall'altro apparecchio, lo testiamo insieme e guardiamo. Allora, ora smonterò da solo, senza farvelo vedere perché è noioso, l'anellino che lo tiene, che è questo qui. Leviamo questo pezzo di gomma piuma e poi ci rivediamo.
Allora, questo era il transistor vecchio che c'era sotto e questo sono riuscito a trovare di smontaggio laggiù, questo qui che è identico. Una cosa importante prima che qualcuno me la faccia notare: se vedete questo transistor qui è lucido dietro, è quello che ho smontato, non l'ho neanche ancora ripulito, perché dopo lo vedrete quando lo monto. Io ci metterò un pochino di pasta termoconduttiva bianca, ma un capellino in maniera che non sbordi, perché negli altri transistor non si vede, non perché non ci sia niente, ma perché una volta usava anche questa specie di grassettino qui, che non so se era il silicone o quello che era comunque termoconduttivo. E non ho intenzione di smontare gli altri transistor, ovviamente. Ora ve li faccio vedere, perché si rischia di rompere l'amica. Eccoli lì, sembra che non ci sia niente perché non sborda la pasta termoconduttiva, ma perché c'era quella specie di grassettino lì. E io ora ci metterò in questo transistor un pochino di pasta termoconduttiva solo al centro, in maniera che non sbordi e che non si veda che è stato sostituito, visto che vogliamo avere l'originalità. Ora lo pulisco, ve lo faccio vedere da vicino. Allora, eccoli qui. Come quello che mi c'era cascato l'occhio all'inizio era che 3 transistor erano belli lucidi, come si vede questo qui a sinistra, e un altro era opaco, e se no non me ne sarei nemmeno accorto. Comunque ora abbiamo il transistor nuovo per dire, perché è di smontaggio, e che eccolo qui. E questo lo mettiamo da una parte, lo mettiamo via insieme a questo condensatore improbabile, perché non c'è. Allora, il condensatore che ho già ripulito, che ho smontato, è questo in realtà. È un Elna 63 volt 2200 microfarad. Ci ho lasciato direttamente anche montata già il supporto per fissarlo, così non c'ho. Tanto il fissaggio è uguale, è inutile che lo smontavo da questo per rifissarlo a quell'altro. Quell'altro l'ho tolto e questo lo metteremo e lo fisseremo direttamente sull'amplificatore. Allora, la prima cosa che facciamo è il transistor. Ci metto un pochino di pastina qui e poi dopo lo metto. Non vi sto a farvi, magari vi faccio vedere che lo saldo. Non vi faccio vedere che lo metto perché ci divento matto e sicuramente mi incarto e vi tappo la visuale. Ci metterò proprio un velo di pasta termoconduttiva in maniera che non sbordi. Tanto voglio dire, questo apparecchio, non vorrei dire una stupidaggine, ma dovrebbe non arrivare a 20 watt, sicché se è stato 40 anni così, ce ne starà altrettanti, considerando che poi magari non verrà nemmeno usato più di tanto perché viene messo, che ne so, da qualcuno in collezione. Comunque lo metto al suo posto e poi ci rivediamo per la saldatura. Allora, il transistor è stato rimontato, sborda, se proprio vogliamo essere pignoli, un pochino di bianco, sborda, ma insomma è ininfluente. Una cosa che dovete fare, ora avvicino il tester, non so se allargo un po' la cam magari, vediamo se si vede in qualche maniera il tester, diciamo, mettiamolo qui sopra. Allora, una cosa che dovete fare è fra la massa, questa è la massa del dissipatore, fra la massa, l'appoggio su questa vite e questo invece tocca sul collettore, non si muova, perché se fa così, come io sto toccando ora a massa, se va a fondo scala al tester, ovviamente vuol dire che abbiamo fatto un lavoraccio e che l'amica non isola, e insomma facciamo dei danni. Che controlliamo che sia isolato il collettore dalla carcassa del dissipatore. Ok? Praticamente quello che dovete fare, ora non si vede, diciamo il tester, comunque è toccare, questo fa parte del collettore, tocca sul collettore perché c'è questo anellino e tocca sul collettore. Se sul collettore e la carcassa del
del dissipatore, non deve segnare niente, perché se segna vuol dire che l'amica non isola bene e come dicevo prima si fa dei danni. Ora lo saldiamo. Ora ovviamente per farvi vedere tengo l'apparecchio in verticale, che torna anche peggio saldare. A cose normali ovviamente l'avrei messo in orizzontale. Questo è per farvi vedere quello che sto facendo. Saldato, ora passiamo al condensatore. Allora la prima misura che andiamo a fare, qui abbiamo il condensatore in prova e qui abbiamo un ponte portatile. Una cosa importante, qualcuno mi chiede come mai delle volte nel video, visto che ho apparecchi più performanti, più di qualità, uso degli apparecchi così per fare le misure, perché ovviamente quell'altri sono messi sullo scaffale, sul piano sopra il banco, e tornerebbe male per inquadrarli. Quando ovviamente sono solo che faccio le mie cose, uso degli apparecchi, diciamo, un pochino, visto che ce l'ho, uso degli apparecchi più buoni, diciamo, più precisi. Il transistor dovrebbe essere circa 2200 microfarad, ci siamo, sono 31 milliohm come 32 milliohm come ESR, e sicché diciamo ci siamo. Anche se aumentiamo o diminuiamo la frequenza, l'ESR rimane, qui siamo a 10 kHz, ovviamente dà nel matto poi la misura del condensatore stesso, però siamo sempre, qui siamo a 40 kHz, sono sempre 30 milliohm. Stessa cosa se io porto la frequenza a 100 kHz, addirittura 28 milliohm, sicché segna meno, o se io mi porto a 100 Hz, che è la frequenza di lavoro, siamo a 48-50 milliohm. A che frequenza lo vogliamo misurare alla fine cambia poco, l'importante è che ci dia l'ESR basso, anche se spesso tanti strumenti l'ESR lo vanno a misurare a 100 kHz, perché l'ESR è bassissimo, il condensatore, la capacità è quella che deve essere, diciamo che va bene. Però come al solito io li testo anche l'isolamento, vi faccio vedere un attimino, e ho annoiato col test di misura dell'isolamento, ma è inutile andare a misurare l'ESR quando poi il condensatore alla magari tensione nominale è in perdita. Allora lo spiego per chi non ha mai visto altri video con questo strumento. Questo è uno strumento che ho fatto io, arriva fino a 800 volt e può misurare l'isolamento dei condensatori. Aspetto un attimino a accenderlo perché c'è una ventola che dà noia. Regoleremo qui la tensione di prova del condensatore e poi con questo commutatore, spostandoci piano piano mano a mano che carica, si dovrà arrivare almeno qui a 1 mA e la lancetta dovrà essere prossima allo zero. Meglio ancora se rimane prossima allo zero, intorno a 100 microampere, è ancora più buono il condensatore. Lo accendo, se trovo l'interruttore, eccolo qua, meno male che l'ho fatto io, lasciamo perdere, la vecchiaia, non invecchiate. Allora, questo qui lo mettiamo su 63 volt, non serve che sia proprio 63 volt, si potrebbe provare con 60, si potrebbe provare con 50, se è in perdita lo segna lo stesso. Ora avvicino l'amperometro e poi regoliamo con questo, perché se no c'è questa luce che dà noia alla telecamera. Questo lo metto qui e cercherò di avvicinarmi un pochino più possibile, che vedete meglio l'amperometro. Allora, il condensatore è qui sotto, non è che è scappato, è qui e l'appoggio sul tavolo, però vi inquadro il microamperometro. Allora vedrete che appena gli do, diciamo, la via, lui farà un guizzo, eccolo, perché il condensatore è ancora scarico, deve caricare e mano a mano dovrebbe scendere. La corrente è regolata su 10 mA in maniera da non sovraccaricare niente, infatti è sceso, avete visto. Ora vado su 10 mA, 1 mA,
si muove a malapena. Non vi faccio vedere per diciamo i datasheet dicono che ci vorrebbe di tenerlo acceso almeno una mezz'oretta perché dia diciamo delle indicazioni vere, però se il condensatore fosse in perdita già ora con 1 mA fondo scala sarebbe già in fondo scala. Lo metto su 100 microampere, vedete è sensibile, come tocco anche il commutatore si muove tutto ovviamente perché 100 microampere sono pochissimi e comunque rimane lì, sicché il condensatore è perfetto, lo possiamo montare tranquillamente senza problemi. Il guizzo che ha fatto sono stato io che ho smosso il commutatore, ho toccato qui la massa, lì è sceso e siamo su scarica. Vi faccio vedere che, vedete, la tensione sta scendendo a capi del condensatore. La tensione sta scendendo, è quella rossa. Quella rossa è la tensione di scarica, ora l'ha portato già a 24 volt, lo possiamo spengere. Questa qui è la tensione che poi lo andiamo a caricare quando spostiamo questo commutatore. Ora siamo scesi a 17, se lo vogliamo scaricare rapidamente con questo interruttore è importante che ci sia la scarica del condensatore, perché magari, ora questo era un condensatore da 60 volt, ma magari un condensatore da 300-400 volt, lo andiamo a caricare, poi non lo scarichiamo, lo prendiamo in mano e come dice Luigi Di Donato lo tocchiamo qui e ci vengono i capelli ricci come Branduardi. Lo stacco e ora montiamo nell'amplificatore il condensatore e poi lo saldiamo insieme. Parlo sempre al plurale, ma sono sempre io, perché qualcuno mi dice fate, brigate, no, sono io, faccio tutto io. Il condensatore è stato rimontato, non resta che saldarlo, così diciamo è a posto anche quello e siamo dietro a un oggetto diciamo più originale che con quell'altro condensatoraccio che ci avevano messo. Ora io non... Vabbè, sono un po' critico di natura, però dico con tanti condensatori che vendono al mondo, proprio questo, cioè non ci dice come, non voglio dire come si dice, no lo dico come si dice in Toscana, ci dice questo qui come il culo con le 40 ore. E vabbè, ho detto una parolaccia, ma insomma la dicono anche in televisione. Condensatore risaldato, condensatore suo originale, funzionante. Meglio di così non poteva andare. Ora vi spiego cosa farò in questo apparecchio e poi si procede. Allora, del condensatore che è stato rimontato l'avete visto e ora farò da solo, diciamo, vi spiego cosa farò, ma poi lo farò da solo perché diventa noioso. Allora, questi condensatori qui sono quelli, questi due, 1 e 2 come vi ho spiegato prima, sono quelli che sono in serie all'altoparlante, sicché ora le posso misurare anche la capacità direttamente con il ponte, perché in realtà non sono collegate a nulla, essendo in serie all'altoparlante, l'altoparlante non c'è, non sono collegati a nulla. Più o meno ci siamo, perché c'è circa una tolleranza diciamo del 20%, sono 1000 microfarad, siamo intorno a 1200, sicché va bene. E voglio dire, capacità del 20% su un elettrolitico è normale. L'ESR è 46 milliohm, sicché diciamo va bene. Farò la stessa cosa col ponte per tutti i condensatori che si possono misurare diciamo sul posto, senza dove la misura ha un senso, insomma, ecco. Poi invece con questo prova ESR che feci tantissimi anni fa, anzi questo è stato rifatto nel 2020, ma in realtà c'aveva una versione molto più spartana dagli anni 80, dopo gli anni 80. Comunque con questo invece per gli altri condensatori andrò a vedere che non ci sia diciamo un ESR elevata anche a quelli diciamo in circuito. Praticamente anche a questi qui girerò l'amplificatore e li controllerò tutti. Se ne trovo qualcuno con un ESR elevata ovviamente lo cambio.
già nell'altro Emerson i condensatori erano tutti più che buoni, perché questi qui sono condensatori giapponesi della Elco Cap, LCAP, che li fanno anche, esistono anche ora, ma quelli di ora sono fatti in Turchia. Questi erano fatti in Giappone e effettivamente sono tutti condensatori molto buoni. Comunque ecco, per spiegarvi li testerò tutti e se trovo qualcosa che è da cambiare lo cambio, e se no procediamo con le varie tarature e poi diciamo la prova, l'amplificatore poi è fatto. Allora, prima di passare alle tarature vi volevo far vedere un attimino lo schema. Allora, i condensatori, fra parentesi, l'ho controllati, vanno tutti bene, sicché fortunatamente non occorre cambiarli, sicché la prima cosa che dobbiamo fare è fare la taratura della metà della tensione di alimentazione, che ora vi spiego meglio, e la taratura del bias, che già praticamente tutti conoscete. Allora, lo schema è simile a questo, non è questo lo schema, questo qui è uno schema di Nova Elettronica, ma comunque il procedimento, diciamo, è lo stesso. Anche questo è un amplificatore a tensione singola, e quando ci sono gli amplificatori a tensione singola di solito c'è un condensatore che separa l'altoparlante. Lasciamo stare che ora questi due transistor non li vedo nemmeno bene, comunque ci sta che siano anche un NPN e un PNP, però a cose normali, diciamo, in questo amplificatore c'è due NPN, ma diciamo, lo schema qui di principio alla fine non cambia, cambierà poi in una parte del circuito, ma quello che ci interessa è farvi capire un attimino cosa vuol dire regolare la tensione a metà di alimentazione. Allora, questo qui, saltando di palo in frasca, è il trimmer del bias, che lo troveremo anche in quell'amplificatore lì della Emerson, e servirà poi per tarare la corrente di riposo in maniera che non ci sia distorsione crossover. E in questo momento lo saltiamo, tanto tutti, diciamo, penso che sappiate diciamo, a cosa serve, l'avete sentito dire. Mentre con quest'altro trimmer che vi ho fatto vedere nell'Emerson, ci sono due trimmer, uno per il bias, uno per regolare la metà della tensione di alimentazione. Allora, qui se vedete c'è scritto 60 volt, mentre in questo punto qui c'è scritto 30. Perché questo? Perché regolando questo trimmer, e ovviamente nell'Emerson regoleremo il suo di trimmer, dovremo fare in maniera che in questo nodo qui, cioè praticamente sul condensatore, fra il condensatore qui e la massa, perché il condensatore poi separa la corrente continua che va all'altoparlante e gli fa andare solo la bassa frequenza. Diciamo comunque fra queste due resistenze, che ci sono anche lì ovviamente, e la massa, nel centro di queste due resistenze dovremo leggere la metà della tensione di alimentazione. In questo caso qui 60 volt e qui c'è scritto 30. Se lì ci sarà 50 volts, 48 volts, quello che ci sarà, noi dovremmo trovare in questo punto la metà della tensione alimentazione, e questo punto corrisponde proprio alla parte di quel condensatore che vi ho fatto vedere, quelli da 1000 microfarad, che ce n'è due, sicché io per praticità andrò a misurare in questo punto qui sul condensatore, e fino a che per ogni canale avrò la metà della tensione di alimentazione. Questo è quello che, diciamo, vi volevo spiegare, perché se no io dopo faccio la regolazione e qualcuno non lo sa. Allora, dopo aver cambiato, diciamo, i componenti, e prima di testare l'apparecchio per vedere se è in specifica, dobbiamo fare un paio di regolazioni. La prima regolazione è quella di avere nel punto che vi ho fatto vedere sullo schema la metà della tensione di alimentazione, e questo si fa con questo trimmer qui. Vi faccio vedere solo un canale, l'altro lo faccio io, sempre per non annoiarvi troppo. Sicché la prima cosa che andremo a fare è misurare la tensione di alimentazione sul condensatore e poi regolare questo trimmer qui fino a che in questo punto qui, il capo positivo di quel condensatore lì, non abbiamo la metà della tensione di alimentazione. Vale a dire, se qui abbiamo, esempio, 50 volt, qui ne dovremmo avere 25. Collego il multimetro e vi faccio, diciamo, vedere le cose. Usiamo un multimetro
che si può collegare anche con il computer, è un multimetro a 6 cifre e mezzo, lo colleghiamo, 1 e 2, e accendiamo un attimo l'amplificatore e vediamo cosa segna. Sono 48 volts,1, sicché possiamo dire circa 48 volts. Comunque dovremmo andare a leggere in quel punto lì 24 volt. Spengo un attimo l'amplificatore, sposto il positivo in questo punto qui, ora vi faccio vedere, sposto il positivo in questo punto qui, il positivo dello strumento ovviamente, e ora riaccendendo dovremmo andare a leggere. Ho riacceso l'amplificatore, sta segnando 26 volt, pertanto noi vogliamo la metà e andiamo a regolare questo trimmer qui dall'altra parte magari per avere 24 volt circa. Il centesimo di volt diciamo è importante fino a un certo punto. Ecco qua, 24 volt. In questa maniera abbiamo tarato la parte diciamo dell'alimentazione che va sull'amplificatore. Ora tareremo il BIAS. Per tarare il BIAS vi inquadro diversamente l'apparecchio, vi faccio vedere cosa facciamo. Ecco, ora passiamo un attimino alla taratura del BIAS. Per tarare il BIAS ho messo i puntali del tester messo come millivoltmetro, l'ho messi in parallelo a questa resistenza, è come se fosse in parallelo praticamente a questa che è dalla parte opposta, come se fosse diciamo da quest'altra parte, perché la soluzione potrebbe essere o la stacchiamo la resistenza e mettiamo il tester come milliamperometro in serie, che però torna male, o se no usando la legge di Ohm sfruttiamo diciamo la resistenza. Di solito si mette a capi o ci sono già i ponticelli o si mette diciamo ai capi di una di queste resistenze che sono sempre diciamo sui transistor. In questa maniera qui faremo deve scorrere una corrente di circa 85 mA e la resistenza è da 0,47 ohm e dovremo leggere sul tester circa 45 mV. Vediamo di inquadrare diciamo meglio. Io regolerò praticamente questo trimmer qui che è qui dietro e qua c'è i puntali del tester collegati alla resistenza e sul volmetro dovremo leggere circa 45 mV. Ora accendo, poi chiaramente questa qui vi faccio vedere il sistema di regolazione, poi lo dovrò lasciare acceso una mezz'oretta, vedere che non vari la tensione, cioè in questo caso la corrente, perché stiamo misurando i capi della resistenza e ripeto 45 mV corrispondono a circa 85 mA con una resistenza da 0,47 ohm e praticamente lo ricontrollerò dopo un attimino nel tempo, però intanto vi faccio vedere come si fa a fare la regolazione. Se vedete sul monitor il tester sta, senza che nessuno ovviamente lo tocchi, sta già variando i numeri, praticamente sta variando quello che legge, perché mano a mano che la letta di dissipazione scalda, i transistor scaldano, ovviamente la corrente aumenta fino poi a stabilizzarsi. Comunque io devo regolare questo trimmer qui e andare a leggere 45 mV. Dopo poi lo lascio acceso e proseguo un attimino con le regolazioni per, vedete, 40, 42, 45, troppo, 43, ecco qua. Se sono 44 e 6 o 45 e 2 non cambia niente, comunque sia io lo lascio acceso, ripeto, una mezz'oretta. Nel frattempo se ci sono grosse variazioni lo ritocco. Farò la stessa cosa per tutti e due i canali, poi ci troviamo qui per misurare le caratteristiche dell'amplificatore, quanti watt eroga, la distorsione e quelle due misure lì praticamente. Ci vediamo tra poco. Allora l'amplificatore è acceso, la taratura del BIAS è stata fatta, l'altra taratura l'abbiamo fatta, sicché non resta diciamo che
e dare un attimino potenza all'amplificatore. Questo qui, diciamo, con 2 canali in funzione, se non mi sbaglio lo davano per 16-17 watt. Vado a, diciamo, a memoria. Allora, vedete l'oscilloscopio da una parte, se alziamo, dopo vi faccio vedere il wattaggio. Quando si raggiunge un certo punto, l'amplificatore, come vedete, inizia a clippare, così se ne va in clipping. Ora vi faccio vedere, per esempio, con un canale solo in funzione, cosa tira fuori l'amplificatore. Allora, con un canale in funzione, io credo che chiaramente assorbe meno perché c'è un canale solo che lavora, e prima che inizi a clippare si va intorno ai 20 watt, 21 watt più o meno, diciamo più o meno fino a 20 watt un canale solo, diciamo, ci arriva. Allora, con tutti e 2 i canali in funzione, io vi sto facendo vedere una parte sola del wattmetro, non tutte e 2 le scale, perché sennò si vedono peggio. Tanto per vedere che inizia a clippare prima dei 20 watt, si vede anche se inquadro una scala sola. Dovete vedere la scala rossa, il 5 in fondo sarebbe 50 watt, sicché qui sono a 10 watt, e se io aumento, vedrete, dopo la riga dei 15 comincia a clippare con tutti e 2 i canali in funzione, perché c'è più assorbimento, la tensione cala, vedete, 15 watt inizia già a clippare. Se aumento si va a 20 watt ma ben clippati, sicché, diciamo, tira fuori quei 15-16 watt che dichiarava la casa madre. Ora direi di dare un'occhiata alla distorsione. Per misurare la distorsione si guarderà su un canale e io metterò l'apparecchio a una potenza media, diciamo circa 10 watt. Ora inquadro il distorsimetro e si vede insieme. Vi ho lasciato da una parte anche l'oscilloscopio, così vedete i segnali che salgono. Il wattaggio ve lo dico io, il wattmetro lo vedo io. Allora, qui siamo a 5 watt praticamente. A 5 watt abbiamo una distorsione di circa lo 0,4%. Se arrivo a 10 watt, come ora siamo a 10 watt, sale a circa lo 0,6%, 0,7%, sicché, diciamo, è accettabile, più che accettabile, e rientra nelle specifiche. Ovviamente se vado a 15 watt che inizia a clippare, si va, diciamo, 0,9%, quando clippa, ecco fatto, si va, così siamo al 2% di distorsione, e siamo però a 18-20 watt qui. Se scendo a 15 watt, 16 watt come ora è circa 15 watt, siamo alla distorsione dell'1%, no, 0,9%, ecco, così precisi siamo a 15 watt e abbiamo una distorsione del circa lo 0,9%, sicché io direi che l'apparecchio è perfetto, rientra in specifica, un apparecchio che è degli anni 70, diciamo, va più che bene e è perfetto. Lo rimonto e ci sentiamo per le conclusioni finali. L'apparecchio è stato rimontato, ho anche cambiato i piedini che, se vi ricordavate, erano tutti rovinati, e ho dato una sistemata al mobile che ora lo giro e ve lo faccio vedere. Allora, il mobile che prima era rovinato, come vedete ora graffi e grosse cose non ce n'è più. Ovviamente io non sono, per carità, un falegname, sicché, diciamo, ho fatto quello che potevo fare, come sapete sempre, insomma, diciamo da pensionato. Comunque, rispetto a prima, se lo confrontate con le immagini di quando l'ho smontato, insomma, è un'altra cosa. Eccoci qua, diciamo, io e voi. Il video è finito, l'amplificatore è stato sistemato, ho tolto anche le brutture che c'erano sul mobile, l'ho rimesso in specifica come dalla casa. Ci ho rimontato dei componenti che fortunatamente avevo per far sì che sia tutto originale. L'amplificatore ora è totalmente originale.
ho controllato tutto quello che c'era da controllare, l'abbiamo provato, abbiamo visto che è in specifica e pertanto, anche se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate, mi raccomando non fate commenti su commenti sotto i commenti perché poi non li vedo. Diciamo che dopo i commenti rimangono in fondo e io, se mi rispondete a un commento che voi già risposto, alla fine non lo vedo e dopo sembra che non mi voglia rispondere. In realtà è perché nel programma che vado a vedere i commenti me li mette quelli fatti, me li mette in fondo e non li vedo più. Sicché commentate, se io vi rispondo e ci avete da farmi più domande usate le mail, se no sembra che sia io quello cattivo e invece non li vedo e basta. E allora niente, dicevo, il video è finito, noi ci vediamo al prossimo video, statemi tutti bene.